Allora, questo desktop è incredibile, il cestino è favoloso, posso mutare tutto in un lampo, mi dice pure quanta RAM sto utilizzando in questo momento, la CPU e l'archiviazione che ho nel PC. Il nostro desktop è letteralmente come una scrivania, più cose ci mettiamo sopra e più spazio occuperanno. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi farò vedere come fare ad avere questo favoloso desktop. Basterà scaricare Rainmeter, che è una semplice applicazione. Vi faccio subito anche vedere di che cosa si tratta. Ci permetterà di creare tutti questi effetti nel nostro desktop o scrivania che sia, renderlo più pulito e soprattutto personalizzabile. Con personalizzabile intendo una cosa di questo tipo. Vedete questi riquadri qui? Posso ovviamente utilizzare questo strumento per accedere al mio browser, ad esempio, e creare una nuova pagina, o addirittura vedere tutto quello che concerne il mio PC, quindi la CPU, il consumo della RAM e l'archiviazione che ho nel mio PC. Ma anche tutti gli altri widget hanno una loro funzionalità, una funzionalità magari tante volte estetica, come in questo caso, che uno, se preferisce, può anche togliere semplicemente facendo tasto destro, smonta skin, ed è molto semplice perché noi dall'applicazione stessa che adesso vi farò vedere, senza approfondire nei dettagli, vi permetterà quindi di togliere e aggiungere un singolo widget che voi preferite o non preferite. Però prima di passare al software vi faccio vedere un attimo la skin che ho scaricato io più nel dettaglio. Col tasto destro nella nostra skin possiamo scegliere qualsiasi cosa, la trasparenza, andare addirittura a modificare i parametri di una singola skin. Se uno poi smanetta logicamente sa di più, può anche andare solamente a spostarli, come in questo caso. Adesso mi sono appena accorto che ho fatto un danno, perché sicuramente non riuscirò mai. Ok, forse così era come prima. E questa cosa qui la trovo molto utile soprattutto per gli shortcut che mi permette di fare. Per esempio vado sul computer e mi trovo su questo PC, oppure vado su downloads e mi trovo su i download, e via dicendo per tutte le altre categorie. Ecco, in questo caso credo che sicuramente si possono modificare gli shortcut da questa parte interna qui, ovviamente se uno preferisce. La skin quindi che ho scaricato io si limita semplicemente ad implementare questi quadrati con delle funzioni particolari, ovvero widget. Ad ogni modo vi lascio tutti i link in descrizione, che dovrebbero essere in tutto due, quindi Rainmeter, che senza quello non potete fare nulla, e dentro la cartella Rainmeter io ho messo dentro anche Spirit, che è sempre uno zip. Logicamente si tratta quindi della skin di cui ho appena parlato. Senza andare anche a decomprimerla, entriamoci dentro direttamente e con doppio clic su di essa ci permetterà di installarlo. Quindi una volta che noi abbiamo Rainmeter già nel computer, zac, install, ed è tutto alla grande. La cosa da fare è mantenere all'accesso del computer, quindi all'accensione del computer, Rainmeter attivo, in modo tale che tutto quello che voi andate a fare sul vostro desktop modificato ovviamente rimarrà ogni volta che si accende. E come potete scoprirlo è molto semplice, ormai tutti lo sanno probabilmente. Verificare lo stato, quindi cliccare qui e vedere quali sono abilitati. Se c'è anche Rainmeter, l'importante è che rimanga abilitato. Ovviamente, come tutte le altre cose abilitate all'accesso, danno un peso in più all'accensione del computer, ma in questo caso, se non andate a mettere skin pesanti, come nel mio caso, si tratta quindi di qualche kilobyte al massimo. Perciò assicuratevi di scaricare Rainmeter, mi raccomando, oltre a poter anche installare altre skin che magari preferite voi. E vi assicuro non è per niente difficile, perché una volta installate le skin dobbiamo entrare quindi su Rainmeter, che una volta installato tra l'altro troverete qui sempre in basso nella barra delle applicazioni. Fate il tasto destro gestisci ed entriamoci. Il lustro è una cosa predefinita di Rainmeter, che non è niente di che. C'è per esempio l'orologio, facciamo tasto destro carica, vi faccio vedere di che cosa si tratta. Beh, non è granché, se poi volete magari lasciatelo anche, ma le altre cose sono quelle più interessanti, ovvero Spirit. Ecco qui proprio la skin che abbiamo installato un attimo fa. Troviamo tutte le altre cartelle che ci permettono quindi di caricare i contenuti. Allora, come vedete questo è mail, posso notarlo dal fatto che c'è scritto smonta, anche perché se io lo faccio scompare. Se faccio carica logicamente riapparirà nella posizione in cui era messo. Tra l'altro, se non erro, è modificabile anche il colore
colore. Se uno è proprio puntuale da questo punto di vista, un po' come lo sarei io, ma non sono stato lì 3 ore solo per fare questo, si potrebbe addirittura cambiare il colore del testo e di tutti gli altri contenuti. La skin termina qua, non c'è altro molto da dire. Seguitemi comunque per altri contenuti simili e magari scrivetemi nei commenti qualche perplessità che vi è sorta durante il video. Lasciate comunque like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao da Fabio.